Caso Venezia Fenice. Annunciato sciopero orchestra il 17 ottobre. La scelta di affidare a Beatrice Venezzi, 35 anni, la direzione musicale stabile della Fenice, incarico da assumere a partire dall'autunno 2026, è diventata fulcro di una rivolta interna che rischia di compromettere anche momenti centrali della stagione lirica veneziana. Il 22 settembre scorso, il sovrintendente Nicola Colabianchi ha comunicato la nomina. A stretto giro si è sviluppata una forte reazione da parte dei lavoratori, che già il 27 settembre hanno proclamato lo stato di agitazione. Da quel momento la tensione è cresciuta fino al punto di rottura. La RSU, insieme alle principali sigle sindacali, CGIL, CISL, UIL, FIALS, ha deciso di proclamare lo sciopero per venerdì 17 ottobre, in coincidenza con la prima dell'opera Wozzeck, che chiude la stagione 2024-25, proprio per chiedere la revoca della nomina. Le ragioni della protesta: curriculum, metodo, credibilità. I sindacati e i lavoratori avanzano una contestazione non personale, almeno nelle dichiarazioni pubbliche, ma focalizzata su due dimensioni principali: la qualità artistica tecnica e la legittimità del processo decisionale. Sul primo fronte, critiche riguardano il fatto che il curriculum di Venezzi non sarebbe comparabile con quello dei predecessori o con il profilo che ci si aspetta da un direttore musicale di un teatro del livello della Fenice. In alcune note si legge che mancano qualità e prestigio per un incarico così rilevante. Sul secondo aspetto, i lavoratori denunciano una nomina calata dall'alto, senza sufficiente consultazione interna, trasparenza nelle procedure o dialogo preventivo con orchestra e maestranze. Per questo la RSU pretende che ogni percorso conoscitivo o dialogo avvenga solo dopo una revoca preventiva dell'incarico. In un comunicato sindacale, la RSU ribadisce la richiesta di revocare la nomina del maestro Venezia a direttore musicale come deliberato dall'ultima assemblea generale. Le controparti: respingere le accuse, difendere la scelta. Da parte del sovrintendente Colabianchi e del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che è anche presidente del consiglio di indirizzo della Fondazione Lirico-Sinfonica, la posizione è ferma. La nomina non si tocca. Si conferma l'intento di tenere aperto il dialogo, ma non a costo di concedere una revoca. Colabianchi ha espresso rammarico rispetto al danno che lo sciopero provocherà al pubblico, difendendo la scelta di Venezzi come scelta coraggiosa e innovativa. Lo sciopero è un diritto costituzionale, ha detto, ma nuoce al pubblico. Non credo sia la forma più utile di protesta. Secondo Colabianchi, non ci sarebbe alcun vizio di forma nella procedura di nomina. C'è stato un problema di comunicazione, me ne scuso. Ho contattato telefonicamente tutti i membri del consiglio di indirizzo, tutti hanno espresso assenso, compreso chi poi ha sollevato dubbi. Brugnaro, da parte sua, ha ribadito sostegno al sovrintendente. Ho detto che il sovrintendente ha la mia fiducia. Muro contro muro non serve a niente. Ha provato a mediare proponendo un percorso conoscitivo con Venezzi, pur mantenendo la nomina, proposta però respinta dai sindacati se non preceduta dalla revoca preventiva. Le conseguenze che gravano sulla scena teatrale. Uno degli effetti più immediati della mobilitazione è che la prima del 17 ottobre di Wozzeck rischia concretamente di essere saldata dallo sciopero, cioè sospesa o penalizzata. Alcuni articoli segnalano che il concerto di Capodanno potrebbe essere a rischio se il blocco delle tensioni non si sciogliesse. Nel frattempo cresce la protesta anche tra il pubblico. Si parla di abbonamenti disdetti o minacciati. Il Gazzettino menziona circa 160 abbonamenti cancellati o in procinto di esserlo. In un articolo del Corriere Veneto si cita un coro da parte dei sindacati. Il pubblico è dalla nostra parte. Altro elemento agitante è la durata potenziale della protesta. Lo scontro è definito frontale da Il Fatto Quotidiano, con la tensione destinata a protrarsi ben oltre il 17 ottobre. Se il teatro intende resistere, dovrà considerare non solo il danno d'immagine, ma la messa in crisi della sua tessitura interna. Orchestra, coro, tecnici, personale e amministrativo, tutti in bilico. La figura di Beatrice Venezzi, un nodo simbolico. Dietro questa disputa c'è anche una forte componente simbolica. Venezzi non è una figura qualunque. Negli ultimi anni è salita alla ribalta per la sua immagine pubblica, le sue frequentazioni mediatiche e le sue affiliazioni, o presunte tali, politiche. Secondo la pagina Wikipedia, Venezzi ha studi in pianoforte e direzione d'orchestra,
con un percorso accademico che include il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove si è diplomata in direzione orchestrale con lode. È nata a Lucca nel 1990. Dopo la nomina alla Fenice ha ricevuto sia critiche che appoggi, anche da figure autorevoli del panorama culturale. Per alcuni suoi detrattori, la nomina rappresenta un salto di carriera troppo repentino e che darebbe priorità all'immagine e al femminismo politically correct rispetto alla solidità musicale o all'esperienza consolidata. Ma i sostenitori vedono in lei una figura giovane, comunicativa, capace di attrarre nuovo pubblico e rompere schermi tradizionali. In breve, non è solo una nomina tecnica, ma anche una dichiarazione culturale, con dentro una scelta di rottura, voluta da Colabianchi, che chiede di trasformare la Fenice anche nei linguaggi e nelle attese del pubblico. Spazi di trattativa e le linee rosse. Dalle cronache emergono alcuni punti di contatto, anche se deboli. Il sindaco Brugnaro ha tentato una mediazione, offrendo di aprire un percorso conoscitivo con Venezzi, ma sempre lasciando intatto l'atto di nomina. I sindacati, tuttavia, hanno posto la condizione. Accetteranno dialogo solo dopo una revoca preventiva dell'incarico. Se il teatro si rifiuta di cedere questa premessa, il muro rischia di durare. Non sembra esserci margine per un compromesso intermedio nel breve periodo. Un'ulteriore variabile che giocherà un ruolo è l'atteggiamento del pubblico, tramite gli abbonati, e delle istituzioni culturali esterne che finora hanno espresso solidarietà. Se la pressione esterna si rafforzerà, la direzione dovrà decidere se restare dura o cedere progressivamente. Infine, rimane aperta la questione della credibilità musicale. Qualunque piano di rilancio o innovazione, nei programmi, nel rapporto con gli artisti, nei rapporti internazionali, dipenderà anche dalla capacità di Venezzi, o di chiunque venga designato, di convincere gli stessi critici e le stesse maestranze dell'interno che la scelta era fondata, e non simbolica o frutto di altro genere di accordi.